Oggi vorrei riflettere con te sul senso del tango, ovvero sia perché balliamo tango. Tu perché balli tango? Se vuoi scrivimelo nei commenti. In un mondo dove tutti la sanno lunga, tutti o molti cercano di spiegare agli altri che cos'è il tango, personalmente io non offro definizioni, non offro certezze, non offro risposte. Al massimo, se riesco, apro delle porte, apro dei dubbi, apro delle riflessioni. Per come sono fatto io, per forma mentis, mi piace pensare di andare oltre il luogo comune, il cliché. Il tango per me è una grandissima occasione per emozionarmi. Ballo perché mi emoziona quella musica lì. Ballo perché mi emoziona improvvisare con qualcuno quella musica lì, il tango. Ed è per questo che mi piace così tanto entrare dentro la musica, conoscerla sempre più a fondo, analizzarla, studiarla, improvvisarla anche da solo. Io mi emoziono anche a improvvisare da solo perché mi piace danzare quella musica lì. Questa è la mia verità e mi piace ancora di più se lo posso fare con qualcun altro, riuscendo a sentire la musica insieme, costruendo una storia insieme. Ogni musica ci racconta una storia, che sia un tango, un valso, una milonga. Questo è il mio approccio. Ma il tango apre tantissime possibilità e ci sono persone che ballano tango per stare in socialità, per stare con altre persone, per divertirsi, per chiacchierare, per comunicare, per poter vestirsi eleganti, andare una bella serata in un luogo molto elegante e stare in questa atmosfera fatata. Il tango offre molto e va bene tutto. Io ti racconto quello che per me è il tango. Il senso di questi video è proprio quello di offrirti il mio punto di vista, che magari è diverso dal tuo e va bene così. Va bene così. La diversità è una ricchezza. Non è qualcosa da combattere. I punti di vista sono una ricchezza, grazie a Dio. Non siamo tutti uguali. Quindi il tango per me, come ti ho detto, offre tante possibilità, tante opportunità. Il tango è un'occasione per creare, per ascoltare. Il tango è un'occasione per creare un dialogo. È esattamente quello che si fa nel momento in cui danziamo con un'altra persona al tango. Che tu sia leader o che tu sia follower, l'obiettivo è dialogare e ci si incontra sempre a metà, ovvero sia la responsabilità è sempre al 50%. La responsabilità nella creazione di qualcosa di bello sta tanto al leader quanto al follower. Insieme possiamo costruire qualcosa di bello, di interessante, di curioso, di affascinante, di emozionante, oppure no. Ma insieme lo facciamo, non c'è qualcuno che lo fa al posto dell'altro. Nel tango ci sono tutte le componenti del dialogo. Nel dialogo ci deve essere la capacità di esprimersi e la capacità di esprimersi passa attraverso una grammatica. La grammatica nel tango è la tecnica corporea, senza la quale non riusciamo a esprimerci e senza la quale non riusciamo ad ascoltare il pensiero altrui. Ovvero sia
come leaders o come followers non possiamo comunicare se ci manca questa grammatica condivisa. Nel tango c'è anche una componente di rispetto che passa attraverso riuscire a creare qualcosa di bello oppure no, riuscire a rispettare le caratteristiche del partner. Il tango ti riporta quello che sei. Nel tango sei nudo, cioè dimostri quello che sei. Nel bene, nel male. Nel tuo essere creativo, nel tuo essere noioso, nel tuo essere prepotente, nel tuo essere in ascolto. Ed è bellissimo questo. Io lo trovo meraviglioso, una grande opportunità il tango. E poi è una possibilità per creare qualcosa con qualcun altro, ascoltando in quel momento la stessa proposta musicale. E il messaggio, la comunicazione passa attraverso il corpo e passa attraverso la musica e spesso addirittura il 50%. Tanto ti racconta il corpo quanto ti racconta la musica. Ma anche su questo approfondirò più avanti. Intanto, buon tango e ci vediamo la prossima volta.